Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon pomeriggio. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto, quando la Serie A si ferma si parla di calciomercato, indiscrezioni, escono alcuni nomi, possono anche essere solo chiacchiere, speriamo che uno di questi nomi sia una chiacchiera e non ci sia niente di concreto, anche se le notizie che si susseguono comunque non lasciano ben sperare. Dal mio personale punto di vista parleremo anche di billing, il riscatto e le eventuali cessioni che ci aspettano in quel di giugno. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Prima di passare al calciomercato volevo solo concludere il capitolo Rachmani, nulla di grave per Amir Rachmani, come aveva fatto sapere anche Antonio Conte dopo il pareggio contro il Venezia, tant'è che il difensore del Napoli è partito per rispondere alla chiamata del Kosovo e secondo i media locali sarà disponibile per il match di stasera contro l'Islanda. Ieri infatti sia Rachmani che Beriscia, altro calciatore acciaccato, hanno lavorato insieme al resto della squadra durante l'allenamento e sono dunque da considerare abili e arruolabili per la partita odierna. Speriamo che sia stato recuperato al 100% e non ci siano eventuali ricadute. Solo questo possiamo dire e affidarci al buon senso ovviamente della direzione medica della nazionale di Amir Rachmani. Calciomercato, con questo nome che è impazzito da ieri, l'ha lanciato Gianluca Di Marzio, Gatti, il Napoli su Gatti, Conte vorrebbe Gatti e quant'altro. Può darsi anche che sia solo una chiacchiera, io mi auguro che sia solo una chiacchiera, ma ci arriviamo e vi dico anche il perché. Allora, partiamo dalla situazione difesa. Per rinforzare la difesa, il Napoli ha 4 nomi: Marianucci, Gatti, Solé e Gutierrez. Per Marianucci, difensore classe 2004 dell'Empoli, manca solo l'ufficialità. Il trasferimento si concretizzerà a fine stagione per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Federico Gatti invece è un pallino di manna con il quale ha lavorato alla Juventus. C'è una distanza sulla valutazione, i bianconeri partono da una base di 20 milioni mentre il Napoli vorrebbe chiudere a 15 comprensivi di bonus. Gutierrez del Girona piace a Conte ma il club spagnolo chiede 35 milioni, cifra che il Napoli non sembra disposto a sborsare. Solé, difensore classe 2000 dell'Udinese, è un altro nome che interessa da tempo agli azzurri. Buoni rapporti da Pozzo e De Laurentiis potrebbero portare a una chiusura dell'operazione tra i 15 e i 20 milioni. Ma i 20 milioni per Gatti, diciamo, sono solo uno specchietto per le allodole, perché a quanto pare, lo dice Ciro Venerato, che per quanto riguarda il calciomercato comunque non è da seguire, però noi la notizia comunque la leggiamo. Il tema centrale è l'interesse per lo juventino Gatti. Contatto informale col suo agente Paolillo, ma non appena letto i giornali, i dirigenti bianconeri hanno già ufficiosamente stabilito la cifra per la partenza: 40 milioni. Il Napoli lo vale da poco più della metà e non intende assolutamente girare Osimhen alla Juve. Su altri centrali idee chiare, piace tanto il bolognese Beukema. Su Beukema ci arriviamo, non risultano offerte per il Fiorano. Solé è in lista ma non occupa i primi posti di gradimento. Quindi ecco che contrapposta la notizia a quello che ho appena letto, ma quando parla Ciro Venerato la maggior parte comunque non si avvera praticamente mai, e quindi ci basiamo, diciamo, su quella cifra intorno ai 20 milioni per Gatti. Io prenderei Beukema domani. Calciatore completo, calciatore olandese per educazione calcistica e comunque negli ultimi anni, correggetemi se sbaglio, l'Olanda comunque ha cacciato un bel po' di difensori fatti veramente come si deve. Per quanto riguarda Gatti, non lo so cosa dobbiamo fare, o l'anno prossimo dobbiamo fare a botte con le squadre avversarie o dobbiamo giocare a calcio. Si deve decidere e si deve prendere una strada da percorrere. Voi mi direte: no, ma sei troppo precipitoso. Gatti, al di là della maglia che veste, perché è un discorso che faccio prettamente per caratteristiche del calciatore, anche perché nel caso poi dovesse avverarsi questa situazione, Gatti dovesse vestire l'azzurro in quel di giugno, perché abbiamo anche letto che il Napoli addirittura vorrebbe muoversi in anticipo per non far partire il difensore verso il mondiale per club che deve giocare la Juve. Io dal punto di vista delle caratteristiche direi assolutamente no. Prenderei Beukema sicuramente del Bologna,
domani, e se devo virare su un difensore grinta, che non è grinta perché quella è addirittura cattiveria non troppo agonistica, quella di Gatti, punto primo. Punto secondo, io non vedo in Gatti questo grandissimo difensore e questo grandissimo colpo. Poi può darsi che mi sbaglio, se Conte lo vuole al limite il Napoli affonda, ci sarà un perché. Auguriamoci di non vederlo in campo, questo perché è quello che mi auguro io, poi può darsi che mi sbaglio. Ovviamente al Napoli carta bianca per quanto riguarda il centrale, però questa situazione che non si vuole arrivare a determinate cifre per prendere un centrale ti penalizza e non poco, perché comunque io sono sempre dell'opinione che sotto una certa cifra stai sempre comunque a scommettere, e quindi la scommessa dal punto di vista difensivo ti può andare bene, non ti può andare bene. Se diciamo ti va meno bene del previsto, comunque ti ritrovi in squadra un centrale sul quale non puoi contare al 100%, le rotazioni l'anno prossimo comunque, salvo scatafasci dell'ultimo momento, giocheremo sicuramente le coppe e l'infrasettimanale. Ecco perché prenderei già un calciatore che comunque sta facendo il suo, e a me piace tantissimo poi a livello tecnico, e per me Beukema del Bologna è nettamente superiore a Gatti per quanto mi riguarda. Poi c'è l'alternativa Solé. Se devo prendere Gatti per caratteristiche mi vado a prendere a Solé di corsa, perché tanto irruenza, forza fisica è tutto lì. Il difensore è vero, Gatti mi direte sì, ma quello segna pure qualche gol. Gatti segna qualche gol se va a fare scazzottate in area di rigore avversaria, e con una casacca te lo permettono, con l'altra casacca un po' meno. Ci siamo? Questa è la mia diciamo opinione quasi totale, ecco, sulla situazione Gatti. Sul calciomercato si è espresso anche Walter De Maggio per quanto riguarda la situazione Billing, i riscatti e le eventuali cessioni dalle quali poi il Napoli può incassare un tesoretto per far mercato e riversarsi su altri profili. Walter De Maggio, direttore di Radio Kiskis Napoli, ha annunciato che il Napoli riscatterà Philip Billing dal Bournemouth versando nelle casse del club inglese i 9 milioni di euro del diritto di riscatto fissato a gennaio scorso. Il Napoli ha deciso di riscattare Billing pagando 9 milioni, saranno invece ceduti Khedira, Simeone, oltre a Foloruscio. Queste le parole di Walter De Maggio, ovviamente a Radio Gol. Amen, direi io, facciamolo domani, perché non c'è nessun problema nel cedere Khedira, non c'è nessun problema nel far cambiare area. Ovviamente è arrivato, credo, il momento per salutare e con grandissimo affetto e stima Simeone la prossima stagione. Foloruscio è andato via e sta bene altrove. Ricordiamo che abbiamo comunque calciatori in prestito: Lindstrom, Cajuste, Nathan. Probabilmente tra i tre Nathan verrà riscattato perché sta facendo una grandissima stagione. Lindstrom forse, che comunque il Napoli deve ancora incassare 22 milioni nel caso vuoi il cartellino appunto di Jesper. E Foloruscio credo che comunque abbia trovato la sua dimensione, si tratta solo di accordarsi con la società, quindi qualcosina entrerà da questi prestiti e siamo tutti d'accordo, ovviamente salvo Cajuste, che nel contratto, a quanto leggemmo in passato, ha la clausola di riscatto in base alla permanenza in Premier dell'Ipswich. Quindi, visto che l'Ipswich sta rovinato, è molto distante dalla situazione salvezza, se non erro, se non vado errato, dovrebbe essere la prima squadra delle tre in zona retrocessione. Però vado un attimo a recuperare la classifica della Premier, che non ricordo quanti punti è sotto, ovviamente la prima squadra che si gioca poi la permanenza. Un attimo che ve lo riporto, così non diciamo baggianate. Eccola qua: l'Ipswich 17 punti,
e il Wolverhampton il Wolverhampton a 26. Quindi il 17esimo il Wolverhampton a 26, 18esimo l'Ipswich a 17 punti, quindi sono già ben 9 punti che hai di distanza dalla salvezza, tra virgolette, matematica. Non se ne farà niente e probabilmente Caiusto dovrà passare per Napoli per poi fare il giro largo e accomodarsi altrove. Io, al di là della situazione difensore, mi auguro che riscattiamo Billing più di ogni altra cosa, perché avremo poi una mediana con il riscatto del calciatore molto ma molto forte per quanto mi riguarda. Gilmour, Lobotka, McTominay, Anghissà è in bilico, resta non resta, e quindi stai già, diciamo, mettendo le mani avanti per l'eventuale sostituto, e Billing potrebbe tranquillamente esserlo, anche se fisicamente sono un po' più diversi. Billing è più alto, forse un tantino più esile, per caratteristiche vede più la porta di Anghissà, ma forse in fase di interdizione ti dà qualcosina in meno. Sono solo supposizioni, perché è ancora tutto da vedere e da scoprire il nostro Billing, e speriamo di vedere qualcosina in più fino alla fine del campionato. Per quanto mi riguarda, Gatti mai, Beocoma sì, Solé sì, Marianucci è già fatto a quanto leggiamo, quindi sistemiamo questa difesa senza fare colpi da teatro, perché Gatti mi sembra un colpo da teatro, ma non perché lo vuole il Napoli, per il nome poi che devi far uscire, ecco perché sembra più una chiacchiera, e mi auguro che resti tale. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.